Una volta mi trovavo a Trondheim, una città della Norvegia, una di quelle città che stanno proprio in cima alla carta geografica dell'Europa, verso il circolo polare artico. Ed è una città particolare, curiosa, perché era chiamata la città delle maledizioni, perché aveva l'isolotto della maledizione, il fiume della maledizione, il porto della maledizione, e la città era la città della maledizione. Poi hanno fatto un referendum e i cittadini hanno deciso di cambiare il nome e quindi da Njordad l'hanno chiamata Trondheim. Tra l'altro c'ha una cosa molto interessante, ha la più grande costruzione in legno dell'Europa, è il Palazzo Reale, 4.000 metri quadrati di casa, tutta in legno, bellissimo. Bene, io ero in questa città e c'era un mio amico che voleva comprare una casa, ma il pescatore che doveva vendergli questa casa si rifiutava di venderla. Si rifiutava di venderla perché non voleva un meridionale vicino a lui, non voleva un meridionale come suo vicino. Il mio amico era di Oslo, norvegese pure lui, però per questo pescatore Oslo era già a sud. Quindi, come diceva Ugo Ieti, ognuno è meridionale di qualcun altro. Ed è veramente particolare e curioso questo fatto che siamo armati di pregiudizi. Una volta in Australia, il mio amico che si chiamava Rian, e sono rimasto stupito perché ho chiesto che nome fosse questo Rian, è un mio amico aborigeno che aveva studiato a Cambridge, era stato allevato dai pastori protestanti e quindi era un orfanello e quindi poi aveva vinto delle borse di studio ed era andato addirittura a Cambridge. Quindi si era laureato e aveva questo nome aborigeno, Rian, che significa bruco. Ho detto, ma ho chiesto, ma che nome è questo? Chiamarti bruco. E lui mi ha spiegato che bruco è il bruco della farfalla. E siccome la farfalla, nella credenza degli aborigini, è l'anima di qualcuno che sta male ma che vuole tornare sulla terra, i suoi genitori avevano messo il nome di Bruco perché suo nonno stava per morire. È come se avesse preso una trasmigrazione delle anime. E quando io ho seguito questo discorso ho detto che bella storia, lui mi ha detto, ah, però per essere un uomo bianco sei abbastanza poetico. Gli ho detto, ah sì, certo, poi sono italiano, ah, adesso capisco. Quindi un pregiudizio sul pregiudizio. Siccome in italiano ero poetico e siccome avevo capito ero persino intelligente e poetico come un uomo bianco. Tutto questo lungo discorso per introdurre un film che si chiama Green Book, che è un film sui pregiudizi. Green Book è la guida che avevano le popolazioni di colore negli Stati Uniti per sapere dove fermarsi a dormire e a mangiare, perché essendoci l'apartheid, in molti posti i neri non potevano entrare. I neri che allora venivano chiamati i negri e che quindi era un termine completamente dispregiativo. Oggi si chiamano afroamericani. È un gioco di parole, ma in realtà serve a dare una dignità umana a delle persone che per tanto tempo non l'hanno avuta, quando invece noi sappiamo che quello che conta non è il colore della pelle, ma conta il colore dell'anima e del cuore. Però questo fatto non tutti lo capiscono. E nell'America degli anni 60 questo fatto ancora era molto, ma molto determinante e molto forte. Il film è interpretato da Viggo Mortensen e da Mahershala Ali, che abbiamo, Viggo Mortensen l'abbiamo già conosciuto per Il Signore degli Anelli o La promessa dell'assassino, e Mahershala Ali per Hunger Game, Alita e soprattutto per lo splendido Moonlight, dove addirittura ha guadagnato un Oscar. Infatti il film è candidato agli Oscar sia per le interpretazioni, sia per la sceneggiatura, sia per la regia, che è di Peter Farrelly. Sono due fratelli, Bob e Peter, che fanno i registi insieme, sono gli autori di Scemo più scemo o Tutti i pazzi per Mary. Però talvolta si separano e quest'otto sono separati e sembra che quando si separano forse vanno persino meglio, perché Peter ha fatto un film splendido e soprattutto pieno di umanità, pieno di calore. Vi raccomando di seguire La Famiglia, questa tipica famiglia italiana dove tutti parlano uno sopra l'altro, non si capisce niente ma si vogliono bene lo stesso. Ed è la rappresentazione è molto interessante. Viggo addirittura ha un po' di pancia invece di fare il solito atleta, è il tipico italiano spaghettaro, però se l'aspetto è quello tipico, il suo cuore è quello nostro, è quello vero, è la migliore essenza dell'italianità. Un altro elemento interessante è che si tratta di una storia vera, ed è la storia di Villalunga, che poi è diventato veramente un attore, e questo attore l'abbiamo visto anche nei Sopranos. La storia è scritta dal figlio di Villalunga e quindi racconta davvero di prima mano tutto quello che è accaduto allora ed è una chicca in più, qualcosa
da sapere, perché così è più divertente e commovente seguire questa storia vera. E ed è la storia paradossale di un italo-americano, il quale fa il buttafuori, che viene assunto per fare l'autista a un famoso artista di colore, raffinato e colto, e ricco anche. Quindi c'è questo doppio paradosso, cioè il nero che dovrebbe essere emarginato, in realtà è perfettamente inserito nella società, dispone di denaro, di potere e di prestigio. Il bianco, che dovrebbe essere in una situazione di supremazia secondo la mentalità di allora, in realtà è povero, ha una famiglia numerosa ed è costretto ad essere al servizio del nero per poter sopravvivere. Bene, questi due personaggi, che tra l'altro sono anche razzisti a loro modo, e quindi diciamo che si tollerano a vicenda. Il nero ha bisogno del bianco per guidare la macchina e per essere scortato, il bianco ha bisogno del nero per poter sbarcare il lunario. In questa situazione in realtà poi i due legheranno molto, perché si accorgeranno ambedue di essere due marginati, ma si accorgeranno ambedue anche di essere due uomini liberi, si accorgeranno anche due tutti e due di essere qualcosa che non può essere costretto dalla pelle, qualcosa che vale nell'animo e che canta nella loro anima, sia nella musica del pianista di colore, che fa dei grandi concerti, sia negli affetti e nelle dolcezze che ha questo buttafuori che sembra tutto muscoli e violenza, e che invece in realtà è capace di gesti teneri e di affettuosità, è un papà affettuoso e un marito fedele. Bene, questi due personaggi quando si incontrano e rimangono insieme per tutto questo lungo viaggio, in realtà non fanno altro di fare un percorso ognuno a conoscenza dell'altro. C'è un'ulteriore emarginazione perché il pianista nero è anche gay, che è esattamente l'opposto di quello che pensa per mentalità e per educazione il nostro autista bianco. Ma anche questo viene superato per la semplissima ragione che quando c'è amicizia, quando c'è empatia, quando c'è rispetto, tutto il resto non conta. E come il nero impara a rispettare il bianco perché lo difende e perché ha il coraggio di mettersi contro tutti e contro tutti pur di salvarlo e di scortarlo, così il bianco capisce quanto può essere disprezzato il nero e quanto è ingiusto questo disprezzo, e lui stesso, che era un razzista, piano piano cambia, piano piano si modifica, piano piano capisce che quello che conta è l'uomo che è dentro di noi. E con questo messaggio io ho finito. Grazie.